Il pianeta azzurro è la Terra vista dal cielo, così come l'hanno descritta gli esploratori spaziali, azzurra. Ho voluto ritagliare un fazzoletto di questa Terra e cercare dentro questo piccolo territorio di rivisitare tutti i passaggi e i momenti essenziali della vita vegetale e animale e umana, naturalmente. Descrivere questi passaggi nell'arco di un giorno, partendo appunto dall'alba, dal mattino, per arrivare appunto alla sera, alla notte e all'alba successiva. Per dare appunto queste quotidianità, questa elementarità quotidiana dei comportamenti umani e animali. Nello stesso tempo però ho voluto inserire questo ciclo di 24 ore nell'arco temporale più ampio, nell'arco appunto dell'anno, delle 4 stagioni. E poi ho ancora voluto dilatare il tempo per cercare di dare la sensazione, specialmente all'inizio, di partire da ere ancora più lontane, con le prime inquadrature che descrivono i ghiacci e poi lo scioglimento dei ghiacci. Ho voluto riportarci alle origini. Quindi 3 piani temporali. Un giorno, un anno, 1000 anni, anzi migliaia di anni. Perché il cinema dà questa possibilità di dare diverse dimensioni temporali. Ecco allora che nella descrizione appunto dell'uomo, sempre visto però insieme, possibilmente insieme ad altri esseri viventi, ho cercato quelli che sono i momenti più elementari della vita, a partire appunto dai primi stupori infantili, per poi passare in quella fase che è la più straordinaria, che è quella appunto dell'innamoramento, della scoperta dell'eros, dell'amore, che è alla base appunto dell'evoluzione della specie, della creazione e della continuità del mondo. E qui appunto allora ho mostrato 2 ragazzi che fanno l'amore nell'erba, che si mescolano anche ad altri animali che in quel momento, nel momento della primavera, nel momento della fioritura anche, in cui i fiori si impogliano, esplodono in questa carica erotica. E poi naturalmente ho voluto mostrare anche il passaggio ad una terra meno selvaggia, ad una terra coltivata, all'agricoltura. Allora ho mostrato le opere idrologiche, le opere di incanalazione delle acque usate appunto per coltivare, per irrigare la terra. E poi appunto ho descritto altri momenti, altri passaggi del lavoro. In questo caso mi sono soffermato per ragioni di unità di azione e di luogo ai lavori agricoli, descrivendo però appunto anche le macchine agricole più evolute, le trebbiatrici, le mietitrebbe, che adesso sono dei mostri meccanici sorprendenti, visti di notte appunto possono sembrare dei mostri di E.T., per così dire, no? E quindi per far vedere appunto tutto questo progresso tecnologico, questo progresso che c'è stato nella vita dell'uomo. Verso la sera invece mi sono soffermato a descrivere uno dei momenti, uno dei riti fondamentali dell'esistenza. La convivialità è un momento fondamentale non soltanto appunto per la nutrizione del corpo, ma anche per la nutrizione dello spirito, per coltivare gli affetti, per sviluppare i rapporti umani. Ho voluto osservare anche l'uomo nel riposo, nel sonno, e allora ho voluto scrutare nella notte alcuni momenti, alcuni comportamenti di questi uomini, di questo gruppo familiare. I genitori si addormentano, i nonni che invece più tardi ad addormentarsi parlano fra loro, probabilmente pensando alla loro eredità, come dividere il podere, come dividere la terra, e invece contemporaneamente in un'altra stanza c'è una ragazza che si abbandona al pianto. Al chiaro della luna questa ragazza è inquieta e si abbandona ripetutamente al pianto. Non sappiamo perché, non ha importanza, può piangere semplicemente perché si trova a disagio in famiglia o perché probabilmente non ha trovato
la risposta amorosa che si aspettava o perché soffre di solitudine per tante ragioni, è comunque anche il pianto uno dei momenti più espressivi dei nostri stati d'animo, delle nostre sofferenze, delle nostre esperienze di vita. No! No! Per stabilire la distanza di 1 metro piuttosto che di 2 metri da un confine, questi contadini si azzuffano violentemente fra di loro. E questo è uno dei momenti più dolorosi del film, che però ho voluto esplicitare perché ritengo che proprio questa componente aggressiva, questo istinto di aggressività che c'è nella vita degli animali e degli uomini, così come ci sono appunto gli istinti positivi, l'istinto erotico, l'istinto di solidarietà e tanti altri fondamentali istinti vitali, anche questo bisogna darlo come un elemento costitutivo essenziale della vita umana e quindi bisogna affrontare, analizzarlo, non si può semplicemente demonizzarlo e dire che il cattivo, il male sta da un'altra parte, non in noi, sta in ognuno di noi e quindi credo che sia fondamentale che noi affrontiamo questo problema proprio per poter conoscere meglio questo istinto e per poterlo meglio gestire. Perciò in qualche modo le sequenze finali del film tornano un po' i toni grigi proprio, perché si vede dopo questo litigio la casa abbandonata, si vedono gli strumenti superstiti come di un mondo ormai in decomposizione, un mondo che sta per finire, le nebbie avvolgono appunto queste cascine e questi prati e queste valli e le voci che si sentono sono ormai più quelle dei cani e degli animali selvaggi, c'è un ullato di un lupo persino, che si mischia a un richiamo di una donna che chiama un nome maschile ripetutamente e con sempre maggiore affanno, ma senza ottenere risposta. Questo in qualche modo è l'interrogativo anche che vuole porre il film, Il pianeta azzurro, e sempre naturalmente con una prospettiva di speranza, di risoluzione dei problemi più gravi e di maggiore coscienza e conoscenza della vita a cui noi apparteniamo. Io avevo già fatto molti anni prima un breve cortometraggio intitolato appunto Le stagioni, che era in qualche modo un bozzetto che anticipava questo mio desiderio di dare questa rappresentazione del mondo. Silvano Agosti l'aveva visto ancora negli anni 70 e disse: ma come? Ma perché tu non vuoi fare allora un film più ampio che dia questa rappresentazione? E mi portò materialmente di peso proprio la macchina da presa Arriflex 35 e la moviola in 35, dandomi la totale libertà di girare come volevo e quando volevo, trovando i tempi, i luoghi, i momenti giusti, le luci appunto, cercando nelle luci naturali, aspettando i momenti più felici e più giusti che ci potevano essere, per poter immergere appunto anche le persone negli stati d'animo e nei momenti in cui questi erano più disponibili per dare il meglio di sé, per dare questo loro momento esistenziale. E questo l'ho potuto fare lavorando semplicemente insieme a Neria, insieme a mia moglie appunto, sia nella fase delle riprese e sia poi anche nella fase della raccolta dei suoni e poi ancora nella fase del montaggio. Non mi sono preoccupato in questo film ovviamente di seguire le linee classiche, i dettami della drammaturgia teatrale o cinematografica. Tutti gli elementi compositivi erano assolutamente liberi, così come un pittore è libero di scegliere e di modificare i colori continuamente sulla tavolozza, sovrapponendone altri. Qui ho cercato di fare un concerto, un vero e proprio concerto di suoni e di voci, con le voci e con i suoni che ci sono nell'ambiente in cui ci muoviamo. La voce dell'acqua anzitutto, e poi su via le diverse voci degli animali e anche le voci dell'uomo le ho usate per il loro valore connotativo, non per il loro valore denotativo. Questi suoni primordiali li ho voluti proprio portare come elementi fondamentali del discorso cinematografico che ho voluto fare, come protagonisti. E come protagonista fondamentale di questo c'è proprio l'atmosfera. Recuperare questo alfabeto perduto, secondo me, è
proprio oggi più che mai urgente, proprio di fronte alla grande quantità di dati che potrebbero offuscare una rivisitazione più attenta delle linee essenziali ed elementari della vita.